Dopo una bella sfaticata, e per sfaticata intendo che a manina, quindi badile e carriola, ecco, ho provveduto a mettere tutto in parte, ok, il limo, quindi la sabbia di fiume o molitura come la chiamano qui in Romania, perché dove c'erano appunto queste 6 prode, ecco, se vi ricordate dai video precedenti vi lascio il link in descrizione, anzi vi lascio qua sopra da qualche parte il link dove ho in primis fresato col Pasquali 946, poi ho dato sempre un altro video, vi lascio qua sopra da qualche parte, la fresatura di fino con il Nibi G519, e dopo aver appunto trasformato la sabbia di fiume bella sfrollata, ecco, una bella fresata, ho provveduto a mano appunto a metterla in parte, ecco, per recuperarla. C'erano qui 20 cm, quella spanna di sabbia di fiume, ecco, diciamo super fertile, ecco, e ho provveduto appunto di metterla in parte. Questo perché il progetto che ho per quest'anno, è un bel po' che ci penso e quest'anno voglio provare, ecco, data la veneranda età che si avvicina ai 50 anni, vorrei provare a fare un orto a cassoni, ecco, in cassoni. Qui vedete il prototipo che ho fatto, l'avete visto anche magari su qualche altro social, ecco. E il prototipo che ho realizzato, ecco, è stato a mio avviso super soddisfacente, nel senso che ne sono stato per il momento contentissimo. Per tanti motivi, in primis il lato pratico, sostanzialmente tutto resta più pulito, anche dove ci sono i camminamenti vado a pulire col decespugliatore, o in futuro posso mettere della paglia o ancora meglio della corteccia, anche se costosa. Ecco, ma più che altro i camminamenti vanno puliti in modo più facile. Il tutto è facilitato, ecco, per la pulizia. Poi la schiena ne giova, nel senso che mi ringrazia, perché comunque avendo il terreno rialzato di circa una trentina di centimetri, poco più, ecco, il tutto è molto facilitato. E ovviamente la gestione delle colture, delle orticole, nonché delle erbacce, ecco, ne è assolutamente di più facile gestione. Basta, allora il prototipo che mi sono avventurato a fare, adesso vi faccio vedere i particolari, non mi sono inventato niente di che, però diciamo, ecco, ripeto, siccome ne verranno fuori un bel po', ecco, nei giorni venturi, procederò a farne penso una decina di questi cassoni, anche perché le piantine in semenzaio sono quasi pronte. Andrò sostanzialmente, cioè la cosa che mi premeva era l'economicità, e badando bene ad avere un compromesso tra durata e facilità di costruzione, va bene? Ecco, e reperibilità del materiale. E soprattutto appunto la velocità anche di esecuzione, cioè nel senso che non volevo perdermi in dettagli, chiamiamoli inutili, anche se di mio sarei a fare appunto tutto quanto puntiglioso, meticoloso. Però ecco, per quanto riguarda un cassone, penso che basta che faccia il suo dovere con un'estetica accettabile, quindi questo è il quanto. Vi faccio vedere le peculiarità di questo mio prototipo, che comunque ha bisogno di un particolare in più per i prossimi che farò. Sostanzialmente le misure che ho realizzato per questo cassone le ho realizzate tenendo conto appunto del compromesso della reperibilità del materiale. Qui sul deposito materiale da costruzione sono reperibili delle tavole dalle misure di 2 metri, 4 metri e 6 metri. Ecco, mi sono appoggiato alla misura dei 4 metri. Perché? Perché sostanzialmente vado a comprare 4 tavole, va bene, 4 tavole dalla lunghezza di 4 metri, vado a fare la aiuola di 3 metri di lunghezza, e il metro che recupero lo tengo per le teste sostanzialmente, va bene? Ecco, tengo il metro che mi avanza appunto per realizzare le teste fronte e retro del cassone. Dopodiché un set di viti per legno, ok, autofilettanti, a testa ovviamente conica, dalla lunghezza di 50 mm, quindi 5 cm, eccole qua, potete apprezzarle, va bene, che andranno a sostanzialmente andranno avvitate a dei moraletti, ecco, interni per fare l'angolo. Ecco, moraletti sostanzialmente sono dei
travetti in legno, ecco, di 2,5 per 5, e l'altezza ho ottenuto 35 cm da terra. Questo per non far spuntare a filo sostanzialmente il moraletto e andare a avere delle scomodità. Ecco. Allora, le misure che io mi sono premunito di avere per questo cassone, ripeto, 3 metri che secondo me sono sufficienti. Si poteva fare anche un 4 metri, però a mio avviso veniva già troppo lungo, cioè più che sufficiente avere un 3 metri completamente coltivabili, ok, 3 metri coltivabili. Ecco, l'altezza sono tavole da 20 cm, quindi totale 40 cm da terra, e ho provveduto a mettere 30 cm di terreno, più che sufficienti per tutte le orticole, ecco, per le classiche orticole, quindi non sono andato ad averne più né meno. A mio avviso avere realizzato un cassone, diciamo, con meno, cioè più basso, quindi facciamo finta di averlo realizzato a 20 cm solamente, quindi con un soltanto contorno, ok, con soltanto un giro di tavole, diciamo, da 20 cm, a mio avviso ha soltanto l'utilità intrinseca di tenere quel poco terreno in sede, ecco, cioè è praticamente una proda alla stessa altezza di una proda classica, solamente che si ha il vantaggio di avere il terreno contenuto, e già lì si apprezza il fatto di poter pulire appunto i bordi senza problemi, anche col decispugliatore, ecco. Però la fatica a livello schiena e gestione, ecco, resta praticamente la medesima di una proda, sempre a mio modesto avviso. Aver fatto invece tre alzate, quindi 2, 4, 60 cm, ok, comportava per carità una spesa in più a livello di tavole, ma soprattutto ancora terreno da aggiungere. Ora ci sono svariati video che propongono, o anche libri, okay, che propongono di mettere prima sul fondo del cartone, legname putrido o in via di putrefazione, eccetera, per, diciamo, compensare magari i primi 20 cm, ok, e dopo mettere il terreno. Io, dato che ho comunque una discreta disponibilità appunto di limo, di terreno da mettere nei cassoni, ecco, mi sono adoperato per fare sostanzialmente una via di mezzo, quindi i classici 30 cm, che sono, ripeto, assolutamente sufficienti per tutte quante le orticole, anche quelle con, diciamo, radici che vanno più in profondità, o le classiche carote, o comunque sia orticole fitonanti, ok? Ecco, e già qua ne giovo a livello di schiena, quindi è un compromesso tra il classico cassone da 20 cm appena rialzato, oppure il cassone veramente alto, che a mio avviso appunto era diciamo sprecato, ecco. Non parliamo poi comunque che per certe orticole, quindi vedi qualche pianta di pomodoro che va a 1,5 m, 2, cominciavano a esserci anche problemi per quanto riguarda, probabilmente perché dovrei provare, ma per quanto riguarda l'altezza. Va bene, allora andiamo a fare 4 misure assieme, proprio carta e penna insieme, per vedere appunto che cosa serve per realizzare un cassone semplice così. Ecco, il materiale è super standard, quindi dovrebbe essere reperibile ovunque su qualsiasi, diciamo, magazzino di materiale edile, insomma, da costruzione. Quindi tavole, moraletti e 4 viti. Ecco, adesso facciamo assieme i conti precisi su carta, i classici conti della serva. Dicono che ci serve sostanzialmente, va bene, 4 tavole, ok, tanto per capirci molto semplicemente, 4 tavole, va bene, per realizzare appunto il nostro cassone. Questo righello è tremendamente scivoloso, eccolo qua, all'incirca, insomma, qua, e in attaccate. Bene, allora 4 tavole, quindi 4 per 4 metri, va bene. Bene, poi i moraletti servono
sostanzialmente 20 più 10 più 2, 35 cm, quindi 35 cm per 1, 2, ne mettiamo anche altri 2 in mezzo, ok, per dare consistenza diciamo sulla lunghezza dei 3 metri, quindi 2, 4 e una 6, 35 per 6, ok, che fa esattamente 3, 6, 9, 12, 15, 18 più 6 per 5, 30, 2 metri e 10, quindi 210. Quindi andiamo a mettere anche le viti, che sostanzialmente ne ho utilizzate per moraletto una, 2 e una 3 sostanzialmente, ecco, 3 da una parte e 3 dall'altra, quindi 6 viti per moraletto, quindi 6 per 2, 4, 6, 36, quindi 36 viti. Ecco qua. Bene, quindi per fare il nostro cassone sostanzialmente il materiale che dobbiamo comprare sono 4 tavole da 4 metri, ok, ovviamente sono 20 cm di altezza per 400 di lunghezza e spessore mi pare che siano da 2,5, ecco. Basta, moraletti li vendono, credo che siano misure da 4 metri o da 6, quindi ci sono questi 10 cm che rompono un po' le scatole, ecco, dopodiché recupereremo eventualmente dall'altro moraletto successivo, e una quarantina di viti, ecco, per cassone. Allora, questo qua è tutto, andiamo al deposito di materiale da costruzione assieme e andiamo a vedere le tavole. Ecco, siamo in partenza. Allora, che sia ben chiaro, poi vi darò il costo finale, beh, ovviamente in euro, anche se qui c'è il leu rumeno, detto RON, ecco, che ha il cambio attualmente, beh, più o meno è circa un 4,95, 4,98, dipende, ecco, quindi vi darò il cambio in euro, ecco, il costo totale di un cassone. Ecco, seguite il video, il prossimo video più che altro, perché adesso questo terminerà solamente con la visita al deposito, quindi andiamo a vedere la disponibilità delle tavole, ecco, mentre per il prossimo, quando mi porteranno a casa il materiale, ecco, quindi avrò fisicamente a casa le tavole, il tutto, andrò a fare appunto la realizzazione fisica degli altri cassoni con appunto qualche modifica, e quindi vi invito a seguirmi, perché seguirà, scusate il gioco di parole, proprio il video per la realizzazione. Dai, usciamo dalla stradina e andiamo al deposito. Bene, allora siamo arrivati al deposito, chiudiamo la macchina che non si sa mai. Buona domno, buona. Allora, legname, pellets. Ok, a noi ci servono delle tavole, va bene, ecco qua, varie misure, e tra l'altro so che hanno anche due qualità, una di prima scelta e una di seconda scelta, e per il cassone, per l'orto, vanno benissimo le seconde scelte, in fatto di nodi, se sono perfettamente dritte o meno, ma soprattutto le cerco già essiccate. Ecco, le cerco già essiccate, e 20 cm per 400 per 2,5, eccole qua, forse queste qua sono 25. Procediamo e chiediamo. Bene, allora hanno solo queste, ecco, 4 metri per 20 cm e 2,5. Adesso vediamo il prezzo e dopodiché procedo a fare l'ordine. E questi sono i famosi moraletti che vi dicevo, ecco, sono appunto da 5 cm per 2,5, 3, va bene, e questi mi servono per fare sostanzialmente i rinforzi agli angoli. Vabbè, mi reco in ufficio e vediamo di che morte morire. Sì, perché qui in Romania dopo Covid
e soprattutto dopo il 2022, per i motivi che sapete, è tutto praticamente duplicato se non triplicato, ma parliamo proprio di legname, cemento, ferro, legna da ardere e quant'altro. Ci rechiamo in ufficio. Una singola tavola che è già cresciuta dal mese scorso, ecco, mi costa 25 lei, e un moraletto, ecco, quindi adesso ve li rifaccio vedere, ecco, mi costa 12 lei. Quindi sostanzialmente, eccoli qua, con questi farò gli angoli di rinforzo, va bene, ecco qua, quindi 4 metri, la misura è questa, ecco, questa mi costa 12 lei, ecco, mentre una tavola di queste, quindi 4 metri di lunghezza, 20 cm e 2,5 mi costano 25 lei al pezzo. Dunque, i conti della serva a livello monetario per questo benedetto cassone. Dunque 25 lei, quindi 5 euro, mi servono 4 tavole, 5 per 4, 20 euro, mi serve un moraletto, insomma l'angolare, 12 lei, sono poco più di 2 euro, quindi siamo a 22-23 euro. Mettiamo anche le viti, che me ne servono appunto una quarantina, insomma stiamo sotto praticamente i 25 euro, se non ho conteggiato male, per realizzare appunto un cassone. Me ne servono 10, anzi 9, ecco, comunque teniamo 10 per chi volesse spingersi a fare appunto un orto in cassone con 10 aiuole, così da 3 metri quadrati l'una, ecco, siamo circa sui 250 euro, ecco, escluso il lavoro proprio manuale. Per concludere, sostanzialmente, se andiamo a fare sempre i conti della serva di quanto mi costa un metro lineare di coltivazione, va bene, siamo all'incirca sugli 8 euro e rotti, ecco. Che premesso che vi ho detto è praticamente il doppio di qualche anno fa come costo, comunque penso che ne valga la pena, ecco. Vi farò vedere appunto qualche trucchetto per far durare di più il telaio, il contorno in abete, e conto che ci stiano in terra almeno un 5 anni, forse anche di più. La spesa, a mio avviso, merita, ecco, per il risultato che voglio ottenere, ripeto, la praticità eccetera, la pulizia e quant'altro. Basta, ho fatto l'ordine, quindi adesso provvederò, e concludo veramente il video, provvederò a tagliare un po' d'erba che è rimasta, ecco, l'ultima rastrellata, do un giro di erpice per pareggiare il più possibile il terreno, renderlo appunto pianeggiante, e dopo darò il via appunto alla costruzione dei 9 cassoni, ecco, che vorrei mettere qui. Ecco. Ringrazio come al solito tutti gli iscritti, i non iscritti per la visione, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.